Tiri fuori un alimento dal congelatore, lo appoggi sul bancone per farlo scongelare, un gesto normalissimo, quasi automatico, che sicuramente in molti l'abbiamo fatto migliaia di volte. E se ti dicessi che proprio in questo gesto, in questo passaggio che consideriamo innocuo, potresti creare senza saperlo le condizioni ideali per il nemico silenzioso e più temuto in cucina? Ciao a tutti! Oggi non parliamo di conserve nei vasetti, ma di congelatore, di un pericolo che quasi nessuno conosce, ma che devi assolutamente sapere come evitare. E tutto nasce da una domanda di uno di voi che mi segue. La domanda che mi è stata fatta era semplicissima. Ma non basta il freezer per stare tranquilli? La risposta breve è sì. Per il rischio botulino, il congelamento a meno 18 gradi centigradi è il metodo più sicuro in assoluto di tutti. Praticamente infallibile. Le spore di botulino sono come dei semi in letargo. Al freddo glaciale del freezer dormono. Non possono germogliare, non possono moltiplicarsi e soprattutto non possono produrre la tossina. Finché il cibo rimane congelato, il rischio è zero. Il freezer ha delle qualità uniche. Ce l'hanno tutti. Va bene per congelare quasi qualsiasi alimento, è semplice, non richiede tecniche complesse e conserva perfettamente le qualità nutrizionali e il sapore originale del prodotto fresco. È una tecnologia fantastica. E allora, direte voi, perché ci complichiamo la vita con i vasetti? Perché la scelta dipende dalle esigenze. Un vasetto in dispensa è sempre pronto all'uso, non occupa prezioso spazio nel freezer e per certe preparazioni la consistenza finale è praticamente perfetta. Quindi dicevamo che il freezer è un nostro grandissimo alleato. Ma allora, dove sta il pericolo? Dov'è l'errore che tanti commettono? Il problema non è quello che succede dentro al freezer. Il problema nasce nel momento esatto in cui togliamo dal freezer l'alimento. Quando estrai quel pacchetto dal freezer, l'orologio della sicurezza inizia a ticchettare. Mentre la temperatura sale, le spore di botulino si svegliano. E se trovano l'ambiente ideale, cibo poco acido come le verdure, umido e senza ossigeno grazie al sottovuoto, iniziano a produrre la tossina. Ma c'è un fattore che gioca a nostro favore. Questo processo non è istantaneo. Le spore hanno bisogno di tempo. Ed è qui che la domanda di Rino, che ringrazio tantissimo, ci illumina. Se scongelo i miei peperoni precedentemente cotti e li condisco subito a crudo, rischio? La risposta è no. Rino, non stai rischiando nulla. Scongelando e consumando subito, non dai alle spore il tempo necessario per diventare pericolose. La tua procedura è assolutamente sicura. L'errore fatale, la bomba orologeria, scatta se interrompiamo questo flusso. Per esempio, se lasci scongelare il cibo sul bancone per 8, 10, 12 ore, hai dato alle spore tutto ciò che volevano: tempo e temperatura. Ok, abbiamo capito il pericolo, ma in pratica come ci si comporta? Seguendo le 3 regole d'oro per lo scongelamento. Regola numero 1. Scegli il metodo giusto. Il metodo migliore in assoluto è il frigorifero. È lento, ma mantiene sempre il cibo ad una temperatura di sicurezza. Hai fretta? Usa l'acqua fredda corrente col cibo all'interno di un sacchetto ermetico. Sei di corsissima? Usa il microonde con la funzione defrost. Ma quello da non fare mai assolutamente è di lasciare il cibo sul bancone a temperatura ambiente. Regola numero 2. L'orologio non aspetta. Una volta che il cibo è scongelato, consumalo. La regola d'oro è trattarlo come un alimento fresco. Non lasciarlo in frigorifero per giorni e giorni. Il tempo è tuo nemico. Regola numero 3. Il freezer non è un cuoco. Il freezer mette in pausa, non sterilizza. Puoi consumare un cibo crudo scongelato solo se era sicuro da mangiare crudo
prima di congelarlo. Via libera frutta e verdura, ma per alimenti come pollo, maiale e la maggior parte dei pesci, la cottura dopo lo scongelamento è d'obbligo. Ed ora vi regalo un trucchetto che utilizzo io. Prendete i vostri peperoncini freschi, magari quelli che avete raccolto in questa stagione, li tagliate finemente o anche grossolanamente come preferite, li mischiate con dell'olio d'oliva e poi li mettete negli stampini per i cubetti di ghiaccio. Io ho trovato questi stampini in silicone che sono relativamente piccoli in confronto ai normali cubetti di ghiaccio e quindi può tornare anche comodo nel caso che avete coltivato dei peperoncini estremamente piccanti. Dopodiché li potete congelare. Nel giro di qualche minuto, qualche oretta, a dipendenza di quanto sono grandi, avrete ottenuto delle monoporzioni comodissime, perfette per fare dei soffritti, delle salse, dei sughi. Sono pronti all'uso e sono sicurissimi. Un cubetto e via, senza sprechi e senza rischi. E parlando di sicurezza, voglio utilizzare alcune delle vostre domande per fare un ultimo e importantissimo chiarimento. Nei commenti alcuni di voi mi hanno chiesto di ricette che hanno sentito da qualcuno o dai parenti, dai nonni, come per esempio il detto che la passata di pomodoro è sempre sicura. Questo avveniva probabilmente una volta, quando i pomodori erano particolarmente acidi. I pomodori moderni, invece, non raggiungono l'acidità di un tempo. Quindi per garantire la sicurezza va sempre aggiunto del succo di limone. Seguite le linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità. C'è scritta la procedura per la passata di pomodoro. Diffidate delle ricette che non seguono i principi scientifici. La tradizione è meravigliosa, ma la sicurezza non è un'opinione. Molti penseranno: ma mia nonna ha sempre fatto le conserve con poco aceto, o in questo modo o in quest'altro modo, e non è mai successo nulla. È un'osservazione logica. Ma il fatto che non sia mai successo niente non significa che la procedura fosse sicura. Significa solo che si è stati fortunati. È esattamente come la storia di quella persona che ha fumato 2 pacchetti di sigarette al giorno ed è campata fino a 100 anni. La sua storia esiste, è vera. Ma ciò significa che fumare non fa male? Direi proprio di no. E con le conserve è la stessa identica cosa. I casi fortunati non possono cancellare i dati scientifici. La sicurezza in cucina non si basa sulla fortuna o sul si è sempre fatto così. Si basa su principi chiari che annullano il rischio per tutti, sempre. Se dovessi riassumere questo video in una sola frase, sarebbe: il rischio non sta nel freezer, ma nella gestione del tempo dopo lo scongelamento. Questo vale per i peperoncini, per le zuppe, per il ragù, per i legumi, per qualsiasi alimento a bassa acidità. Il freezer li rende sicuri, ma sta a noi mantenerli tali. Tutta questa discussione è nata grazie alle vostre domande. Questo dimostra quanto siano preziose per far crescere la community e per dar vita a nuovi contenuti interessanti. Spero che questo video vi abbia dato una nuova consapevolezza. Sapere dove si nasconde il rischio significa avere il pieno controllo per annullarlo. E questa non è paura, è consapevolezza. Bene, se hai trovato utile questa guida, lascia un like e iscriviti al canale. E se avete domande, come sempre, lo spazio sotto al video è tutto vostro. Grazie per essere stati con me anche questa domenica e piccanti saluti!